il cellulare mi serve per rimanere. È ufficiale, la padrona di casa, non so come dire. Alla grande, vedrai dopo, migliorerà. In educazione giovani, in Italia noi ci siamo focalizzati sui ragazzi, il servizio è stato iniziato. Streaming, siamo collegati? Tutto a posto? Sì, ok. Allora, saluti, benvenuti a tutti, molto felice di ospitarvi per l'inaugurazione di questo ciclo di 6 incontri, conversazioni sul futuro digitale della cultura, che è un ciclo di incontri che è stato pensato da Fondazione Kainon in collaborazione con Associazione Civita e con PTS, e che è un ciclo di incontri che ha l'obiettivo di capire quale può essere l'impatto ulteriore della digital transformation nel mondo della cultura, con particolare riferimento a questo oggetto misterioso che è il Web 3.0. Commentavamo prima con il curatore di questo ciclo di incontri, con Claudio Calveri, che escono spesso imprecisioni, quindi anche a me personalmente non è ben chiaro qual è questo cambio di paradigma, quali sono le differenze, quindi sarò qui ad ascoltare attentamente quello che emergerà da questi incontri. Incontri che ci siamo sentiti di sostenere perché Associazione Civita, che è un'associazione di imprese ed enti pubblici di ricerca, indaga e approfondisce questi temi da molto tempo, perché era di tutta evidenza che sarebbe cambiato radicalmente con l'innovazione tecnologica il modo di apprendere, il modo di comunicare, il modo di informarsi, il modo di archiviare, catalogare, di far fruire il patrimonio culturale, il modo anche di rivolgersi a nuovi pubblici e di aprire la conoscenza di quel mondo un po' criptico e chiuso nelle proprie stanze, e anche sarebbe cambiato il modo di produrre nuova arte con questo evento, per cui noi ci siamo occupati molto spesso di questi temi. Anche dopo il lockdown abbiamo provato a capire come i musei si fossero attrezzati per rimanere in contatto con i propri pubblici durante il lockdown. Quindi fa parte del nostro vissuto, così come una modalità che è molto civita anche, è questa contaminazione che fa sì che in questo ciclo di 6 incontri ci siano esperti di vari settori che si confrontano parlando linguaggi diversi e portando il contributo anche di competenze e sensibilità diverse. E per noi è anche l'occasione per creare una vetrina
per le aziende, le nostre aziende che sono in prima linea nell'innovazione tecnologica e che spesso hanno delle best practice da raccontare. Inizieremo oggi con la Verino e la Fondazione Vodafone, che ci racconterà l'esperienza di LV8, di questo learning game che si sta rivolgendo a quelli che sono i pubblici che interessano tutti noi che facciamo cultura e che guardiamo al futuro, cioè i giovani pubblici, come li ingaggiamo e come facciamo in modo che questi strumenti consentano di perpetuare cultura, identità negli anni a venire e in momenti molto difficili che pongono delle sfide. Quindi vi ringrazio ancora. Passo la parola al nostro moderatore che farà alternare le altre presentazioni, anzi lo faccio io, l'ha visto il relatore è concentrato sui contenuti, quindi faccio io invece la cerimoniera, e quindi passiamo la parola alla Fondazione Kainon, che poi sarà seguita da PTS, e poi entreremo nel vivo. Benvenuti a tutti. Non vi spaventate in questi avvicendamenti che saranno molto, molto rapidi. Allora, intanto grazie, benvenuti e anche chi ci sta seguendo online. Io sono Emanuela Totaro, segretario generale di Fondazione Kainon. Due parole su che cosa facciamo per chi ancora non ci conosce. La Fondazione è nata alla fine del 2020, ha proprio come mission quella di fare da ponte tra questi due settori, cioè quello dell'innovazione tecnologica e digitale e quello della cultura, per fare in modo che ci si capisca sempre di più. Prima Simonetta diceva che i temi sono complessi, quindi lo dico subito, non è una colpa non sapere, ma probabilmente è una colpa non voler conoscere. Quindi diciamo l'obiettivo di questi incontri per noi è proprio quello di ampliare la conoscenza su un tema che è quello, diciamo, sì, della digital transformation, ma ci siamo ovviamente dati come focus uno specifico, cioè quello del Web 3. Perché abbiamo scelto il Web 3 come, diciamo, ambito di osservazione, di riflessione e anche di domande? Intanto perché il settore culturale, lo sapete tutti, sono anni che sta utilizzando, sta facendo proprie, chi più chi meno, alcune parole che, insomma, alcune che conoscete bene: blockchain, NFT, realtà virtuale, VR, extended reality, mixed reality, non ultimo learning language models con l'intelligenza artificiale, e ci sembrava, anche parlando con Claudio, che su questo poi ha scritto un libro, che fosse importante e fosse anche il momento giusto far convergere queste tecnologie, che poi tecnologie non sono, perché sono un nuovo approccio e fondamentalmente dal mio punto di vista iniziano a diventare anche dei nuovi paradigmi per un nuovo approccio culturale, farle convergere su quello che è il loro, diciamo, futuro possibile campo di conversione, dimensione di convergenza, scusatemi, che è appunto il Web 3. E perché secondo noi il Web 3 potrebbe essere, diciamo, importante approfondire questo tema per le organizzazioni culturali? Perché, adesso poi non voglio spoilerare quello che sicuramente Claudio dirà in questo e nei prossimi incontri, perché, diciamo, rivoluziona tutta una serie di paradigmi, non ultimo i metodi, le forme con cui si produce il sapere, i contenuti, si diffondono i contenuti, si scambiano i contenuti. Questo vuol dire, se parliamo di contenuti, che si produce sapere, si diffonde sapere, si scambia sapere. E se le organizzazioni culturali sono luoghi di costruzione di senso e di costruzione di contenuti, soprattutto adesso che tra l'altro molte tra queste hanno digitalizzato il patrimonio, stanno digitalizzando il patrimonio, non possono non essere, diciamo, protagonisti perlomeno di un processo di comprensione, per poi deciderne se e come farne parte, per cui ci sembrava importante e ci sembrava che fosse giunto il momento di approfondire alcune tematiche. Vogliamo farlo, abbiamo scelto
per ogni incontro, quindi come diceva Simonetta sono 6 incontri, abbiamo scelto quei temi che ci sembravano assolutamente diciamo che ci sembrava importante che ci fossero, quindi oggi parliamo ovviamente di educazione, apprendimento nel Web 3, e quindi ne parliamo insieme appunto a tanti ospiti che poi presenterà Claudio, e il prossimo incontro, che sarà il 12 ottobre, invece entreremo nell'ambito dell'esperienza, quindi parleremo di VR e Area Digital Trust, perché il tema della fiducia per esempio è un altro tema centrale se cambiano poi diciamo i paradigmi di creazione, scambio e formazione delle informazioni. Andiamo avanti il 9 novembre con realtà mista, habitat ibridi e dimensione digital, per poi passare a blockchain, NFT, innovazione di valore. Volevamo fare un affondo anche su nuovi modelli di business che si possono, e anche di generazione di diciamo di valore che si possono associare appunto al Web 3. Dopodiché andremo avanti su un tema che sono curiosa che Claudio lo spieghi, che è quello delle DAO, perché è difficile anche per me, sulla tokenizzazione e crowd business, e finiamo con intelligenza artificiale, etica digitale e digital responsibility. Io spero insomma ovviamente che di ritrovarvi anche nei prossimi incontri. Il prossimo sarà da PTS SPA, che è il nostro partner, e vorrei ringraziare anche Icomitalia che, come nel progetto Verso il Museo del Futuro, ci affianca e ci ha affiancato, per cui lascerei velocemente la parola a PTS, ad Angela Tibaldi che è Vice President, e dopodiché partiamo subito. Una cosa, trovate nel programma e nel foglio che vanno consegnato un QR code. Noi vorremmo che anche il pubblico che ci segue partecipasse un po' a dei diciamo delle survey che facciamo per ogni incontro, perché alla fine di questo ciclo di 6 incontri ci sarà un paper di restituzione di tutto quello che sarà un po' il succo che è venuto fuori, e Claudio sarà un po', io lo chiamo il traghettatore, non so se questo termine gli piace, ma per me è un po' questo, di tutto quello che viene fuori e che sarà un po' il risultato dei ragionamenti e delle riflessioni che vorrei che facessimo insieme, per cui lasceremo anche spazio al termine di ogni incontro a domande, riflessioni, critiche, anche perché insomma servono sempre a costruire meglio, per cui grazie. Buonasera a tutti, diciamo rubo soltanto 2 minuti, ovviamente è stato già detto tanto e è importante lasciare la parola ovviamente ai nostri interlocutori e agli invitati. Innanzitutto grazie per la partecipazione e l'interesse. Giusto, volevo spiegare la partecipazione di PTS, no? Noi siamo una società di consulenza che ha sedi, diciamo diverse sedi in Italia, ma da oltre 10 anni facciamo attività di consulenza nel settore dei beni e delle attività culturali. Quindi noi ogni giorno siamo a fianco alle istituzioni pubbliche e private che quotidianamente si interrogano sul futuro e sui potenziali sviluppi e le influenze che le tecnologie possono avere. E quindi quando ci è stata presentata questa opportunità, diciamo, abbiamo sentito che fosse importante per noi collaborare proprio per dare spazio ad un momento di confronto che riflettesse sull'oggi ma anche sul futuro, sia in termini di esperienze che di strumenti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, Claudio Calveri, il traghettatore, quello su cui di fatto atterrano molte delle aspettative relativamente al percorso, diciamo, condiviso su questa esplorazione di un mondo che cambia. Io annuncio subito una cosa tecnica: mi vedrete sbirciare sullo smartphone, non chatterò compulsivamente, ma avvio un cronometro in modo tale che cerchiamo di tenere tutto nei tempi, per rispetto vostro innanzitutto, di chi ci fa il regalo di ascoltarci. Prima di presentare gli ospiti vorrei fare alcune premesse proprio sul percorso, sul senso del percorso e sulla modalità anche con cui li vorrei presentare. Ovviamente non posso che ringraziarli perché ci stanno dedicando del tempo, che credo sia in effetti la risorsa più preziosa di tutte, e oltre a questo lo hanno fatto in presenza, che è un'altra cosa, insomma, un gesto. Io a questo punto vi dico chi sono, però vorrei non snocciolare il ruolo, ma vorrei semplicemente collegare la persona al progetto, perché è quello che cerchiamo di fare in questa sede: cominciare a esplorare i progetti per cercare di capirne e carpirne tutto quello che può essere utile
per essere usato anche in altri contesti. Cioè è proprio una caccia a degli elementi di praticità che ci servono in maniera sconvolgente. Parto quindi con Adriana Versino di Fondazione Vodafone, passo a Giorgio Scura di Decrypto.org, Valentino Nizzo del Museo Etrusco di Villa Giulia, ultimo ma non ultimo Emiliano Paoletti del Polo del Novecento. Quindi un parterre abbastanza variegato, esperienze sicuramente diverse. Mi piace sottolineare come la differenza sia anche tra gli interlocutori che hanno promosso, c'è una complementarietà più che una differenza tra i soggetti che hanno promosso il percorso e anche tutti gli interlocutori che chiameremo a ragionare con noi, perché è di questo che si tratta, è un ragionamento. Emanuela aveva l'ingrato compito di cercare di illustrare 6 incontri abbastanza densi, cioè diciamo una produzione di pensiero abbastanza densa dietro e in poche parole, e effettivamente l'effetto che ne deriva inevitabilmente è quello del io queste parole le ho già sentite, che è più o meno il sentimento comune che atterra, nel quale noi atterriamo, perché poi è una temperie mediatica, io dico, deve diventare una temperie culturale, per il momento è una temperie mediatica, ovvero ci troviamo investiti del compito di capire tutta una serie di cose senza che nessuno le abbia messe più o meno in ordine. Visto che il nostro non è un intento manualistico, ma un intento, diciamo, legato all'abilitazione del sistema, quindi a capire le cose per poterle usare e fare in maniera molto pratica, abbiamo scelto dei focus che in realtà sono abbastanza precisi. Primo focus di questo incontro, l'educazione. Educazione, parola quanto mai accessibile a tutti. Però io, e qui chiederei anche per esempio di far partire il video che ho proditoriamente mandato fuori tempo prima con questa premessa, e me ne scuso con chi è in regia, ma insomma io veramente non mi appello a un'indulgenza plenaria di base e poi andiamo avanti, al limite mi insultate alla fine. Allora, piccole notizie che fanno capire come anche quello che dovrebbe essere in realtà scontato non lo è per nulla. Notizia di qualche giorno fa, Kumamoto, piccola città mi pare del sud-ovest del Giappone, il consiglio scolastico di zona dice: sapete cosa? Per combattere l'evasione scolastica, che lì è un problema estremamente annoso, diamo la possibilità ai ragazzi di essere sostituiti in aula da un avatar robotico che o ti consente la connessione da remoto o addirittura ti consente la connessione differita, cioè dopo. Facile per chiunque abbia passato dei tempi sui banchi di scuola anche a prezzo di sveglie, improbe, uscite con la pioggia, insomma, dire ah cavolo, ma non è più il mondo in che mondo stiamo vivendo. Poi succedono altre cose, succede che per esempio l'MIT e lo Smithsonian aumentano a dismisura il numero di contenuti online, ma questa è una cosa che in realtà già accadeva negli ultimi anni, ma lo fanno con modalità man mano diverse, si aprono a un sistema molto più interattivo di educazione. Allora uno dice, cavolo, ma tu dovevi pagare un sacco di soldi per lavorare, per andare a studiare nelle grandi università accademiche, e già qui c'è il distinguo che MIT e Smithsonian non sono esattamente delle entità accademiche normali. Diciamo, l'MIT ti prende non perché sei bravo, ma perché sei quello che cambierà il mondo, per dire. Quindi già questo ci porta in una dimensione leggermente diversa, leggermente altra rispetto a tutto quello che sappiamo immaginare. Un'altra notizia che mi ha scosso, ed era nell'ambito del mercato finanziario, si è detto che i prossimi grandi attori del mercato educativo, formativo e informativo sono le big tech. La spiegazione in realtà è molto semplice: queste società vivono di proventi trimestrali, cioè ogni 3 mesi io devo dimostrare agli azionisti che cresce la mia base di profitto reale o potenziale, che sia numero di iscritti, e quindi ho bisogno di grandi numeri. L'unico mercato ancora inesplorato dei grandi numeri a livello globale è proprio quello dell'educazione, che se ci pensate è assolutamente frammentato tra milioni di rivoli di un'offerta che si fa sempre più complessa, diciamo. La notizia che sta scorrendo ora, tra l'altro, è di poco prima dell'estate, ed è secondo me quella che poi fa atterrare gran parte del discorso sulle criticità che dobbiamo affrontare. Io mi sentivo già molto moderno a usare Google per informarmi, d'accordo? Cioè, 50 anni, 1974, 49, quasi 50, io soddisfattissimo di essere al passo coi tempi, mi informo su Google. I giovani preferiscono TikTok. E prima di minimizzare questa cosa, io vi ricordo che su TikTok, per dirne una, succedono tante cose
incomprensibili a chi appartiene alla mia fascia anagrafica, ma succedono anche cose come il boicottaggio dell'evento elettorale di Trump, di Donald Trump. Cioè, hanno prenotato i posti a sedere di un evento e hanno di fatto fatto disertare una convention repubblicana, incidendo nel processo in una maniera critica, in una maniera non semplicemente sabotativa, ma che aveva un forte grado simbolico il processo elettorale americano. Quindi stiamo parlando di cose a cui loro si sono anche autoeducati. Ecco che il discorso sull'educazione diventa qualcosa di molto molto più ampio, di molto più complesso, di molto più articolato, e che abbiamo secondo me il dovere di affrontare in maniera un po' più laica e non semplicemente polarizzandoci fra tecno-ottimisti e tecno-pessimisti. Cioè, ok, la tecnologia cambia il mondo in cui vivevo, quindi fa schifo, la tecnologia cambia il mondo in cui vivevo, quindi che bello, perché non mi piaceva quello che c'era prima. È un lusso che ti puoi togliere se parli al bar, fondamentalmente, così, del più e del meno con degli sconosciuti o con dei sodali, a seconda di chi si frequenti. Ma il punto reale da affrontare è: cosa vuol dire educazione, come sta cambiando, perché tutto questo ovviamente implica temi di accessibilità, di credibilità, e ci sembra giusto cercare delle risposte insieme a chi quotidianamente ha oggettivamente mostrato, non voglio dire dimostrato, perché la dimostrazione è come se fosse quasi una rivalsa rispetto a un qualcosa, però ha mostrato di saper realizzare qualcosa che viene comunemente riconosciuta come una best practice. Cioè, questo poi è quello che interessa. Partiamo dalla best practice non per celebrarla, ma per spolparla di tutto quello che può essere utile, nella speranza di restituire anche in queste discussioni degli elementi ulteriori ai nostri interlocutori. Chiudo soltanto con una ultra semplificazione, e qui soprattutto Giorgio Scura mi perdonerà, è una ultra semplificazione di che vuol dire Web 1, Web 2, Web 3, d'accordo? Perché così cominciamo a partire, e la calo a livello utente, proprio, cioè quello che noi facevamo. Web 1, esiste il programmatore che sa fare i siti solo lui, perché conosce il linguaggio di programmazione. Io so programmare, pubblico qualcosa, voi potete leggere questo qualcosa, in estrema sintesi. Web 2, sai cosa c'è? Voglio aiutare anche quelli che non sanno programmare a entrare in questo mondo, le piattaforme. Allora c'è eBay, che è stata in realtà forse una delle prime grandissime piattaforme di massa, dice: vuoi vendere qualcosa? Io ti creo un sito di aste, che poi diventa addirittura una piattaforma, che piattaforma è una parola abusata, una piattaforma digitale, ovvero un insieme di strumenti che ti consentono di vendere la tua merce, quale che sia, usata, nuova. C'è stata un'evoluzione. Sulla base di questo dice: sì, ma in un negozio cosa serve? Serve anche la possibilità di parlare col commesso, di chiedere qualcosa, di riportare l'oggetto se non andava bene, e così via. Tutte le grandi piattaforme, seguite poi da quelle di social media, hanno fatto il Web 2, cioè io ti creo l'infrastruttura per abilitarti a fare una serie di cose, proprio farle materialmente. Quindi ti faccio saltare questa cosa. Vi do un numero: WordPress, penso la conosciate quasi tutti, è la piattaforma principale al mondo per la produzione e la costruzione di siti web. L'80% dei siti oggi viene fatto con WordPress. Prezzo da pagare per questo, ovviamente. L'idea era: lo potete fare tutti gratuitamente o a prezzi molto bassi. Allora, il controvalore che darete in questo senso sono i vostri dati, il fatto che io accentri comunque le transazioni finanziarie, il fatto che io decida qual è la grammatica con la quale si sta insieme. La prima versione di Twitter, 140 caratteri. Perché? Perché ho deciso che sono queste le regole del gioco, se ci vuoi stare dentro ci stai. Quindi Web 2, un'enorme abilitazione del pubblico, con però dei vincoli abbastanza forti dettati da qualcun altro. Web 3. Spariscono le piattaforme? Assolutamente no, ma se ne aggiungono delle altre che possono essere costruite sulla base di un accordo comune. Esiste una cosa che si chiamano gli smart contract, che sono né più nemmeno che dei contratti di diritto civile fatti meglio, peggio, e qui il discorso sarebbe molto ampio, sulla base della quale diciamo: ma sai cosa? Ci facciamo noi il nostro sito di scambi commerciali, in cui si dice che nessuno può prendere i dati dell'altro. Sto ovviamente semplificando, è ovviamente un pezzettino di quello che si può fare, ma si apre un mondo, grazie a strumenti tecnologici sempre più vasti, sempre più performanti, che consentono a tutti anche di aggregarsi e di superare quello che era il passaggio obbligato all'interno dei canali del Web 2. È ancora una possibilità. Noi nel Web 3 non ci siamo dentro, perché come al solito
non è un fattore dinastico del muore una dinastia e ne viene un'altra, abbiamo fatto fuori il sovrano, no, c'è un fisiologico passaggio tra mondi. In questo momento noi stiamo interpretando il primo passaggio importante nel quale, e questo mi piace sottolinearlo, del quale forse per la prima volta abbiamo un po' più di consapevolezza, perché i social media ci hanno conquistato letteralmente come le piattaforme di e-commerce, dice, è facile, posso farlo anch'io. Adesso c'è stata una cosa che secondo me cambia lo scenario. Hanno annunciato il metaverso, il mio libro si chiama Metaversi culturali e lo spoiler dice ok, il metaverso ancora non c'è, siamo molto lontani dall'averlo, ma noi avevamo in testa, grazie alla fantascienza, l'idea di cosa fosse il metaverso. C'è il film Ready Player One, uno per tutti, la realtà virtuale bellissima nel quale io mi immergo fino a perdere me stesso, Matrix e così via. Quindi noi già ce l'avevamo un'immagine. Il problema è che annunciarla commercialmente e farla tecnicamente non siamo ancora a quel livello lì. Quindi paradossalmente sono dovuti tornare indietro e l'ultima grande tematica esplosa è l'intelligenza artificiale, che è un pezzo di questo mondo. Intelligenza artificiale, rapportiamola ai temi dell'educazione, ChatGPT arriva sul mercato, anche se nessuno di fatto doveva pagare all'inizio, ma arriva sul mercato. I ragazzi cominciano a copiare i compiti, nessuno saprà più scrivere. In effetti hanno valutato che nei mesi estivi ChatGPT cala vistosamente il traffico, perché c'è questo, come dire, una cosa che si chiama vacanze estive, ed è planetaria la cosa, quindi comincia a rendere un po' più interessante il tutto. Anche qui io sto cucendo delle notizie che probabilmente avete sentito per tesserle auspicabilmente in un discorso di senso da sviluppare con i miei interlocutori, che se non mi hanno ancora picchiato o non si sono alzati e se ne sono andati, vuol dire che magari condividono almeno parte della cosa. Io partirei a questo punto da Valentino Nizzo del Museo Etrusco di Villa Giulia, il quale, insomma, felicissimo di cominciare il tutto, ma sappiate che io sono bravissimo a mettere assolutamente non a proprio agio gli interlocutori, quindi tutto quello che ci diciamo è sulla scorta di conversazioni anche già iniziate e che loro benediranno quotidianamente sempre di più, perché hanno segnato l'inizio del nostro rapporto. Però io vorrei dirti, abbiamo parlato di fatto, abbiamo cominciato ad affrontare il Museo Etrusco di Villa Giulia, viene riconosciuto come best practice anche a livello digitale. Quello sguardo sembra dire mio malgrado, a mia insaputa, però oggettivamente c'è un posizionamento. Molti conosceranno quello che fate, altri no. Io ti chiedo di non addentrarti troppo in quello che fate, in quello che avete fatto, ma nell'affrontare un altro discorso. Parliamo di educazione, abbiamo cominciato a parlarne insieme. Una delle cose, ovviamente lui mi ha fisiologicamente detto quali sono, enumerato una piccolissima parte delle barriere burocratiche, legali, finanziarie che chi gestisce un'organizzazione culturale, museo o altro, penso ognuno ha da dire le sue, e quanto sia difficile gestire questo contesto. Mi ha interessato molto quando siamo arrivati, forse proprio perché è il fulcro di questo discorso, quando siamo arrivati a toccare il tema delle competenze. Lui diceva: mi manca tanto il tecnico informatico quanto l'informatico, quanto, e qui c'è da immaginare che cosa un museo può offrire nella formazione, nell'educazione di qualcuno, perché questa educazione crei quella base di cultura generale che comunque rimane il nucleo delle digital humanities, delle humanities in genere, ma anche qualcosa che sia vicino a un contesto legato al mondo dell'impresa, dell'economia, col quale bisogna in ogni caso dialogare. Quindi io ti chiederei di cominciare questo temino, insomma, da poco, insomma, però ci interesserebbe. Grazie Claudio, inizi da me ovviamente in ordine di antichità. Oggi per noi è una bella giornata perché i tecnici Vodafone sono venuti a fare un intervento che ha ripristinato internet al museo che non funzionava da 2 settimane, ma per motivi misteriosi legati anche all'intrico di firewall che siamo tenuti ad avere e all'assenza, come dicevamo, di informatici che consentissero anche di districarsi in queste vicende. Sì, è una storia triste la nostra, la viviamo quotidianamente, ma siamo considerati una best practice. Per quale motivo? Perché ci piace il lavoro che facciamo, ci piace comunicarlo all'esterno, ci piaceva prima del Covid, avevamo un ottimo posizionamento, non se ne erano accorti in molti, perché nel nostro mondo in Italia, nel nostro paese, si usano poco social che hanno una permanenza di contenuti come YouTube tra gli altri,
E quando è scoppiato il Covid questo posizionamento si è ulteriormente potenziato, perché qual è stata l'interpretazione strategica che ho dovuto dare io personalmente, che potevo uscire di casa e andare al museo mentre tutti stavano a casa loro? Che cosa vuole la gente? Uscire. Cosa vuole fare? Interagire. E allora il museo interagisce con le persone, pur con tutti i problemi del wifi e delle pareti di una meravigliosa villa rinascimentale, e quindi abbiamo continuato a fare quello che facevamo in diretta, interagendo con il pubblico da casa e rispondendo alle loro domande. Quindi diciamo una sorta di metaverso indotto dal Covid, che però ha avvicinato tutti attraverso il cellulare del direttore che si autoriprendeva. Una delle cose che è piaciuta di più e che ancora se la ricordano dopo anni, le mie passeggiate in diretta in macchina da casa al museo e dal museo a casa, raccontando la Roma primitiva. Se lo ricordano ancora in molti. E la cosa più bella che però ancora in molti mi dicono è che hanno sperimentato un senso di benessere in un momento di dolore, sofferenza e di morte, anche quando ho fatto un'intera diretta di 2 ore sui temi dell'ideologia funeraria, dei rituali funebri, in un momento in cui nemmeno quelli potevano essere compiuti. Questo che cosa mi ha portato a comprendere, e poi ti restituisco subito la parola perché i tempi devono essere rapidi? Ho capito diverse cose. Una già la sapevo, che i musei hanno un ruolo importante per far star bene le persone. Si deve entrare in un museo non per essere educati o elevati, come qualcuno dice, ma perché si deve star meglio, ci si deve divertire, si deve provare tutti i piaceri che si vogliono provare nei limiti della norma. Secondo, ho compreso durante una delle tante dirette che naturalmente in un museo non tutti possono entrare, per barriere economiche, per barriere cognitive, perché manco si sa che esiste un museo, figuriamoci degli Etruschi, forse il Novecento è già più comprensibile, per barriere fisiche ovviamente, o perché si è in un carcere, si è bloccati ad un polmone d'acciaio. Queste persone hanno diritto di entrare in un museo e il museo glielo dobbiamo portare. Il Web 3 da questo punto di vista consente certamente di fare, e forse sto anticipando temi di successive domande, benissimo, di fare molto in questo senso, ma anche di aggirare quello che è un tema molto controverso nel nostro ambito, la delicatezza dei prestiti di opere inestimabili o come si chiamano identitarie. Io sono contrario a spostare gli sposi dal museo, anche se prestarli al Met mi renderebbe famosissimo. Montanari da una parte, ma anche altri dall'altra, potrebbero parlare molto di me e ne avrebbe beneficio qualche milione di persone nel vederli al Met. Diciamo, adesso stiamo ragionando su un prestito di un'identità virtuale di opere importanti che con le tecnologie che ci sono non pone più problemi anche di percezione tra reale e virtuale. Questa forse è una delle tante sfide. L'ultima cosa la dico scherzosamente ad Emanuela, che ormai mi coinvolge in tutte le sue iniziative, anche quando io non riesco purtroppo a rispondere ai suoi inviti. Non ci avevo pensato finora. Kainon, nuovo in greco. Ma tu non sai che anche in etrusco la parola Kainua, recentemente, il nome probabile di una città etrusca, Marzabotto, significa la città nuova, e quindi questo forse spiega il perché tu mi inviti ogni volta facendo credere che noi siamo una best practice. Invece è una lobby praticamente, una lobby occulta, siamo veramente quasi in pieno esoterismo. Nel complimentarmi per la gestione del tempo, hai già anticipato la domanda successiva, infatti sei portato avanti, ma io te la rendo ancora più complicata, perché ovviamente lui pensa di aver eluso una cosa e si parla di le possibilità del Web 3, appunto, ne hai fatto cenno tu, nel portare il museo anche altrove. Però c'è un fenomeno che a me ha colpito molto e che è una cosa che fa discutere la natura stessa del museo, che è ancora molto poco Web 3, ma come idea affascina molti, che sono le famose mostre instagrammabili, cioè quelle in cui prendi delle opere d'arte famose, spesso nemmeno più coperte da diritto d'autore, le spari sui muri, le fai scivolare e vedi, e queste mostre vendono 300.000 biglietti ancora prima di cominciare. La domanda provocatoria potrebbe essere: ma allora a che mi serve un museo? Perché è lì che stanno giocando, è lì che stanno facendo.
io personalmente devo dirti da utente, e qui appunto abbassiamo la cosa anche proprio a livello dialogico, cosa che vi invito a fare poi nel momento in cui avrete delle domande eventualmente per i relatori. Io mi sono sempre chiesto, ma perché il museo non prende una stanzetta e fa una stanzetta solo per questo? Al di là, senza conoscere quelli che sono i limiti fisici, però qual è la tua idea di? Perché i media la raccontano come i giovani si vogliono solo fare il selfie su Instagram. Ora, io non voglio annoiare la gente sui tanti valori dei selfie, perché ci stanno spendendo un po' di letteratura scientifica di vaglia che magari dovremmo leggere un po' di più, perché c'è il diritto all'identità digitale, il valore dell'identità digitale che è uno dei cardini del Web 3, ma da un punto di vista museale si parla tanto di immersione. Entriamo un attimo nell'argomento, partendo da queste premesse. Io non so se ti avevo parlato di un nostro progetto, ma sembra quasi che ci siamo messi d'accordo. Allora, se il mio ufficio amministrativo riesce a far partire la gara, o comunque quello che serve per ottenere 1 milione che abbiamo vinto con un bando di Lazio Innova entro il 9 di ottobre, io sto contando i minuti per riuscire a raggiungere questo risultato, arriveremo a realizzare una cosa che io ho immaginato ancora prima che uscisse quel bando di Lazio Innova, la cosiddetta macchina del tempio. Noi abbiamo a Villa Giulia un meraviglioso tempio etrusco-italico del IV secolo a.C., ricostruito in scala 1:1 tra il 1891 e il 1893, quando cose di questo genere si facevano solo in Svezia e sono nei manuali. Nessuno si era reso conto che in Italia lo stavamo facendo contemporaneamente. Io lo dico un po' in giro per fare il figo, ma perché a Villa Giulia erano fighi. Questo meraviglioso tempio è diventato un deposito inaccessibile, perdendo le sue funzioni, e io l'ho posto, dopo averlo svuotato, anzi dopo essermelo visto svuotato, ma non entro nel merito, l'ho posto al centro di un progetto avveniristico quanto era il tempio, renderlo proprio una realtà immersiva a 360 gradi, emozionale, multisensoriale, per pochi perché lo spazio non è molto, con esperienze di breve durata, anche con un piccolo bigliettino, un ticket per renderlo sostenibile, nell'ambito di un progetto che prevede anche videomapping e spettacoli nel cortile meraviglioso di Villa Giulia. Sempre nell'ottica della sostenibilità, perché le tecnologie devono essere sostenibili, quindi sono d'accordo perfettamente con te, nei musei ci devono essere spazi immersivi che non devono confondersi con gli spazi espositivi, dove le tecnologie possono esserci ma devono dialogare con le opere e mai cancellarle, perché tutti i computer distribuiti nei musei fanno una fine infima, soprattutto i musei con 6.000 oggetti come il nostro, quindi diventano antichità anche quelle. Io credo molto in questa nostra idea e spero di vederlo realizzato, perché ce l'abbiamo fatto a superare tutti i passaggi che occorrevano. Credo nel fatto che le persone devono vivere esperienze a contatto le une con le altre, anche quelle digitali. Non amo troppo gli Oculus, ho bisogno che le persone incrocino il loro sguardo. E rispondo alla prima domanda che hai fatto: perché si va in un museo, si deve andare? Per incontrarsi. Abbiamo bisogno di incontrarci nel metaverso, ma non è bello anche se un domani ci si potrà toccare, anzi già da adesso si può fare l'amore, qualunque tipo di perversione senza conseguenze legali. Però l'incontro di sguardi, il fatto di osservare anche un po' il sudore sulla pelle, la presenza di tutte le imperfezioni che ci rendono diversi gli uni dagli altri, è quello che ci ha reso umani, ha fatto sviluppare il linguaggio, scoprire il fuoco, far esplodere la miccia della consapevolezza e del dialogo, e quindi a questo servono i musei. Nel nostro paese sono diventati un elemento negativo di metafore il più delle volte, e questa è una grave responsabilità. In 6 anni a Villa Giulia non l'ho ancora sconfitta, però forse la passione che traspare dalle mie parole, anche un po' di rabbia per voler fare di più di quello che faccio, dimostra qualcosa che è percepito all'esterno anche se non è ancora nella realtà, che è il desiderio di farlo. E ce la mettiamo tutta e speriamo di riuscirci, speriamo anche chi verrà dopo vorrà continuare su questa strada, non ne dubito. Sono un po' preoccupato da alcuni decreti che ci impongono la richiesta di Balzelli, che va un pochino contro l'idea di una proprietà condivisa del nostro patrimonio, e questo non è semplice da chi deve interpretare come funzionario dello Stato le leggi e farle rispettare.
voglio sottolineare come oltre a una certa profondità di analisi ha anche una specie di cronometro interno, perché vi assicuro che vince lui, anche tu sei ammirata, vabbè, è una specie di sfida. Allora, un'altra domanda. Sempre io? Sì, sempre, sono okay. tre. Sono tre. Non ho capito. Sembra una vita che sono qui. Pensavo che distribuivi. No? Il tempo vola quando ci si diverte. No, tra l'altro proprio questa struttura ha anche... Questa struttura ha un senso. So che può sembrare alle volte che vado a braccio, però giuro che ha un senso. Quindi non potrò beneficiare di quello che dicono gli altri? No, ma potrà essere usato contro di te in tribunale, okay. come nei migliori consessi criminali. Allora, Web 3 vuol dire anche, l'hai accennato alla fine, c'è anche un problema di validazione, documentazione, archiviazione, relativa alle opere, ma non soltanto, perché diciamo tutte le tecnologie che servono in qualche modo a identificare un bene culturale oggi sono stati esplorati più che altro in termini di NFT. Cioè, ok, allora lo posso vendere. Una delle prime interviste in questo senso è stata del direttore dell'Ermitage, che dice: noi siamo stati tra i primi a fare gli NFT per vendere qualcosa. La mia domanda è, pensando anche al fatto che ovviamente tutte queste tecnologie possono asseverare anche le competenze, ma anche altro, come il museo si dovrebbe approcciare a questo strumento che è infinitamente più complesso di come ce lo hanno proposto finora, è più articolato? Hai già qualche idea? Allora, no, dire che ho delle idee sarebbe mentire. Allora, sempre per il mio ruolo sono portato, per quanto sono persona aperta e tendente alla sperimentazione, a pormi dei problemi etici. Io gestisco un patrimonio che è di interesse collettivo, ho questo onore o questo onere. Gestire dei dati e delle informazioni comporta delle responsabilità. Quando ero in Emilia-Romagna, a Ferrara, al museo di Ferrara, sono stato tra i primi musei statali ad aderire al Google Art Project, tanto per dirne una, all'indomani del terremoto dell'Emilia-Romagna che aveva un po' rallentato il turismo, e l'ho considerato una cosa ottima e me ne sono vantato a livello curricolare. Diventato direttore del Museo di Villa Giulia non l'ho voluto fare, perché intanto ho monitorato gli esiti di quella collaborazione molto bella, cessione di immagini, il street view all'interno del museo, però ho riflettuto, ma noi abbiamo come Ministero un patrimonio straordinario che può attrarre altri verso i nostri contenuti, anche quelli che non cercano, ma io non posso delegare questa responsabilità culturale di avvicinamento, delegandola a Google Art. Quando abbiamo fatto l'accordo, noi non potevamo cambiare nessuna delle clausole di quel contratto. Io ho dovuto convincere 2 dirigenti a firmare qualcosa che non potevano modificare, non si poteva nemmeno tradurre. Tu prima parlavi, il Web 3 deve essere alla base di un contratto. Quando sono poi andato alla DG Musei, dove mi hanno chiesto di innovare, ma non ci sono riuscito perché non mi davano i soldi, ho provato anche a far lavorare le persone gratis e ci sono riuscito, però poi sembrava brutto, poi sono diventato direttore di Villa Giulia, ho lasciato perdere, però avevo avanzato delle idee nelle quali il Ministero doveva farsi un po' coraggioso, insomma, costruire dei contenuti e detenere le informazioni ai sistemi di distribuzione delle informazioni. Ma perché? Ma non per cattiveria, per conservatorismo, perché i dati sono importanti, raccogliere le informazioni degli utenti, indirizzarli. Se lo fa un privato, chiaramente farà i suoi interessi. Se lo fa lo Stato, io ipotizzo che ci sia dietro anche un'etica e un rispetto delle regole, delle responsabilità, e lo si può far bene, lo si può fare in modo divertente. Quindi, diciamo, sono un uomo molto combattuto. Abbiamo questo fine settimana a Villa Giulia un evento che si chiama Festa Etrusca, siete tutti invitati, si paga il biglietto, lo dico prima, però insomma non costa molto, e orientato soprattutto sui più giovani, ma diciamo sopra i 4 anni, però mio figlio che ne ha 3 e mezzo è ammesso. Tra le varie cose che facciamo c'è Minecraft, Super Mario Bros, iniziative quindi anche con i videogame, il tutto organizzato in collaborazione con un produttore di videogame, con il quale abbiamo fatto un protocollo in cui io gli ho dato una consulenza gratis, ma poi l'ho fatto pagare e investire sul museo dei ricavati da un videogioco gratuito, scaricabile gratuitamente, perché io faccio anche pagare, non pago per fare videogame, perché credo che un imprenditore serio sappia fare il suo mestiere e guadagni e possa ridistribuire ricchezza anche sullo Stato che lavora per tutti. Ora,
Questa purtroppo è utopia, le penso prevalentemente io queste cose, e farle capire anche ai collaboratori non è semplice. Però questa credo è la strada, abbiamo bisogno di competenze, avremmo bisogno che si facessero concorsi per avere più Claudio, più Emanuele, più persone di capacità dentro il nostro Ministero a gestire anche managerialmente questi temi. Invece abbiamo archeologi che fanno amministrativi, biologi che fanno informatici, archeologi che fanno i manager e così di seguito. Però mi piace essere una best practice. Allora, il motivo per cui non abbiamo incrociato le domande è che effettivamente sono tutti a fondi verticali, su prospettive completamente diverse. Non possiamo fare delle domande schematiche a tutti e tre perché sono estremamente differenti le prospettive. Adesso cambiamo prospettiva, abbiamo cominciato a che cosa serve un museo, proprio la domanda in termini educativi, formativi, a cosa serve un museo, e credo che abbiamo avuto delle risposte parecchio interessanti. Dico a beneficio di tutti, alla fine del percorso tutto quello che è stato detto nell'ambito di questi incontri verrà raccolto in una pubblicazione, ovviamente distribuita online gratuitamente, aperta a tutti, proprio perché crediamo che questo sia un patrimonio da non dissipare. Io nello scrivere il libro che ho scritto, ma anche negli altri, tutta la bibliografia alla quale devo accedere è in lingua inglese, e sinceramente credo che noi, diciamo, il movimento intellettuale e culturale italiano non abbia nulla da invidiare a quelli, diciamo, esteri. Quindi già io sono onorato di poter stimolare la discussione, perché non ho assolutamente tutte le risposte, però alcune domande giuste penso che le abbiamo tutti quanti e le possiamo interpretare. Abbiamo capito a cosa può servire un museo, d'accordo? Oltre a farci feste danzanti o altro che ha senso. Adesso con Adriana Versino invece io affronterei una tematica che mi sta personalmente molto a cuore. Io, napoletano, nato e cresciuto in una grande metropoli meridionale, nella regione con il maggior numero di NEET, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano e non cercano nemmeno occupazioni di questo tipo. Un discorso assolutamente afferente a che cosa vuol dire educazione oggi, perché con Adriana abbiamo anche accennato a delle tematiche che non sembrano per il momento coinvolte sul tema dell'educazione, come gli hikikomori, i ragazzi che non escono proprio più di casa. Poi a Kumamoto in Giappone sentiamo, ma per battere la dispersione scolastica, ecco, io vorrei che tu illustrassi brevemente il progetto che avete curato, l'ultimo progetto, perché non è il progetto, non è tutto quello che hai fatto nella tua vita né in Vodafone, però qual è il senso del progetto e come questo ascoltare questo è interessante, perché ci aiuta a capire fondamentalmente, cominciare a inquadrare il problema delle nuove forme di relazione con chi poi all'educazione dovrebbe accedere. Quindi grazie, devo dire che venire dopo Valentino non è facile, perché è un intrattenitore, oltre che veramente notevole. Come Fondazione Vodafone, scusate, tengo a sottolineare, non è Vodafone, perché vorrei anche dissociarmi dai problemi tecnici che ho avuto 2 settimane io. No, ma per colpa nostra che non l'abbiamo chiamato. Dopo le 18 non risponde più al call center per gli interventi tecnici. Come Fondazione Vodafone noi ci siamo andati anche a livello di gruppo, quindi sto parlando di 27 fondazioni di impresa tra Europa e Africa, quindi siamo veramente tanti. Ci siamo dati un obiettivo qualche anno fa come principale progetto di tentare di sopperire a delle carenze educative nelle competenze digitali. Questo è stato un pochino il credo. Poi ogni paese la poteva declinare a seconda un po' di quelle che sono le esigenze, e da lì è stato un po' il mio ingresso in fondazione, appunto prima come consigliere delegato, e nella possibilità di poter mettere in pratica una start-up, se vogliamo, senza però dover creare ricavi, ecco, però dobbiamo essere sostenibili massimizzando il più possibile il nostro investimento per il beneficiario. E che cosa abbiamo pensato di fare? Mentre la Germania si stava posizionando sui ragazzini delle elementari medie, così anche la Spagna, noi, analizzando le esigenze del paese, abbiamo detto, c'è un ragazzo su 4, sono
2 milioni e mezzo, 3 milioni se tagliata a 30 anni, insomma, se no sono più a 34 anni, sono 2 milioni e mezzo se tagliata a 29 ragazzi che non studiano e non lavorano. Stiamo parlando di una popolazione di 8 milioni, 1 su 4, cioè 1 su 4 su un paese che invecchia. Di nuovo non voglio tediarvi, però mi sembra chiaro che stiamo perdendo del patrimonio del capitale umano, quindi non andava bene. E poi siamo un'azienda di tecnologia dove il nostro core business è il digitale, la fondazione deve comunque trovare un punto di raccordo con quello che è il suo azionista principale. Quindi noi crediamo, io ho una formazione classica personalmente che spererei che tutti facessero, però mi sono poi appropinquata alle STEM, ci siamo detti purtroppo siamo il primo paese per patrimonio culturale al mondo, ma di questo non si vive. Però qualunque sia la tipologia di lavoro che uno va a fare, anche se sta nell'ambito un pochino più umanistico, devi saper fare, usare e non essere un utente passivo del digitale ma attivo. Da qui quindi in realtà ci siamo concentrati a creare un'app che è un edugame in 7 livelli che servisse soprattutto questi ragazzi NEET, ma che in realtà è aperta a tutti, quindi è studiata per quel target di ragazzi, per avvicinarli, per ingaggiarli, per non lasciarli indietro, ma che in realtà usano tutti e noi riflettiamo abbastanza le statistiche nazionali, quindi in realtà ne intercettiamo più di 1 su 4 di NEET perché facciamo tutte le nostre campagne su quel target, però abbiamo tanti ragazzi che non sono NEET che lo usano e abbiamo deciso di parlare il loro linguaggio e quindi da qui abbiamo creato un gioco e dei contenuti formativi. Non ci siamo inventati nulla, se vogliamo, no? Quindi gamification nella formazione e microlearning sono 2 modalità che vengono utilizzate ormai da anni dalle aziende, più o meno. Sicuramente abbiamo fatto un'innovazione messa insieme per i ragazzi in una forma divertente, dichiarando che comunque si trattava di un edugame, al punto che comunque ci hanno studiato da Harvard dicendo che questa cosa qua non esisteva al mondo, quindi questo è stato un punto di soddisfazione. Non stata... no. Sì, vado bene? Posso abbondantemente. Proprio da avanti, fantastico. Un altro elemento che a questo punto noi abbiamo voluto guardare era effettivamente, adesso Web3 anch'io abbiamo tante società, tanti professionisti che ci accompagnano e anch'io tanto dicevo ma adesso me la spiegate cosa sta roba Web3, cioè cosa mi devo aspettare, no? Me l'hanno spiegata, mi hanno spiegato, ho capito che ci sono realtà più immersive, che ci sono, perfetto, ok, ho detto va bene, ci arriviamo, tentiamo di farlo. Allora Elevuoto sicuramente si avvicina a quello che è dei contenuti distribuiti, appunto scusate, sono 7 livelli in cui i ragazzi devono costruire un'azienda, un piccolo bar in cui vendono una bibita. Questo non l'ho detto prima ma è carino, loro quindi devono imparare, usano la suite di Google perché è gratuita, abbiamo scelto la suite di Google, devono imparare, non so, fanno una ricerca online per capire qual è il mercato competitivo, poi devono fare un piccolo budget e quindi Google Sheet, devono presentare l'idea, fanno il logo con Canva, di nuovo app gratuita che fa loghi, immagini, poi la devo promuovere sui social, quindi ti insegno un po' di Facebook, quindi abbiamo contenuti di Meta, contenuti che le aziende ci hanno aiutato, scusate, noi abbiamo collaborato, non siamo da soli, siamo in un ecosistema, quindi abbiamo chiesto una mano, Meta ci ha fornito dei contenuti, Google è un nostro partner, siamo andati avanti finché i ragazzi costruiscono anche un piccolo sito, quindi fanno anche un po' di programmazione, tutto questo in 7 livelli, al terzo, al quinto, al settimo livello effettivamente utilizziamo un open badge che nient'altro è una certificazione delle competenze su blockchain, quindi ci siamo avvicinati a tutto ciò che poteva essere sia un patrimonio di competenze diffuso e dato da diversi attori, noi non siamo un ente di formazione, però siamo andati a cercare quello che era secondo noi il contenuto più adatto per insegnare a fare. Quindi è proprio questo saper fare, dove poi il mio animo un po' classicista, spererei che non si perdesse tutto il resto del patrimonio e ahimè devo dire mente parlare, ma in realtà mi stavo già figurando la prossima storia nel ragazzo nel museo in realtà virtuale, ma forse l'hanno già fatto, mannaggia, ma poi ci parliamo, vero? Fantastico. E secondo me questo serve proprio perché noi cerchiamo tanti, adesso vi svelo quest'altra cosa, cerchiamo tanti classicisti in realtà perché
Nel marketing digitale, ad esempio, c'è chi performa meglio sono ragazzi che arrivano, persone insomma, che hanno una formazione umanistica, perché conoscono il linguaggio, conoscono la tassonomia, sanno usare le parole, questo vuol dire che sanno ottimizzare le ricerche su Google. Questa cosa va fatta capire ai ragazzi, quindi benissimo, studiate, cioè le materie umanistiche non devono essere assolutamente perse, ma possono essere valorizzate, e immaginiamoci che cosa si può fare nel campo culturale per non perdere questo, ma per non rimanere neanche indietro e sta fuori da un mondo che ormai va in quella direzione, ma non diventare nemmeno il ragazzino giapponese che non esce più di casa, no? Quindi capisco anche il bilanciamento. Quando avevo visto Google Ads, devo dire, mi ricordo di essere stata quasi commossa perché la pixelatura era impressionante. Adesso, sentendoti parlare, capisco il tuo tema etico, è difficile, capisco. Grazie. Io volevo sottolineare una cosa, perché di fatto hai messo insieme le prime due domande, ma va bene, insomma, tanto non l'ha fatto anche lui. Noto di riuscire a creare un ambiente fortemente ansiogeno, perché io dico no, ma va bene così, no, ma è stato anche lui, è fantastico. Dite la verità, vi sto facendo tornare ai tempi della scuola, dell'interrogazione proprio, fantastico. C'è una cosa che mi interessa molto e che ci serve anche un po' per sdoganare questi discorsi. Allora, sicuramente Vodafone azienda è una grandissima azienda. La fondazione Vodafone è ovviamente sostenuta da Vodafone e ci sono stati investimenti importanti, però la cosa che mi interessa sottolineare molto è che il lavoro, il prodotto su cui hanno lavorato riusciva a mettere insieme delle suite gratuite. Certo. Cioè, nella serie sicuramente le intelligenze costano, e questo è una cosa che tutto il sistema Italia deve capire, tutto quello che è patrimonio cognitivo importante, però mi sembra anche utile sottolineare che non siete una multinazionale, appunto, è Fondazione Vodafone e non Vodafone, quindi sicuramente grandissimo rispetto per gli investimenti fatti, ma anche voi avete usato strumenti che grazie a delle partnership probabilmente erano di più facile accesso, ma comunque, perché io la paura è sempre che possa sembrare io non sono un colosso, non posso attivarmi su una serie di strade, vorrei... È corretto, tra l'altro come storia personale anch'io prima di entrare in Fondazione Vodafone, e anzi forse le prime interlocuzioni erano, caspita, col brand che avete, la forza che avete, potete fare quello che volete, conoscete tutti, insomma, dove sta il problema? In realtà quando poi ti danno in mano il volante scopri che c'è qualche chicane un po' di più, è stretta, la macchina è grossa, aspetta che freno. Allora, in realtà, e pensi che ci siano risorse infinite dietro queste fondazioni di impresa piuttosto che aziende? La realtà non è così. Adesso immagino tanti di voi lavorerete, quindi sapete che ci sono dei budget finiti. Questo vale anche per le fondazioni, e vi assicuro che in 3-4 anni in fondazione ho visto il budget ridotto del 50%. Quindi 3 anni meno 50%, più dall'ESO, una fondazione che tanti anni fa aveva veramente tanti milioni di euro, ma il settore dei DTLC in Europa era complessivamente più ricco, quindi tutto sotto controllo, e non è che l'azienda è diventata brutta e cattiva, anzi. D'altra parte però, invece di erogare, la fondazione Vodafone si è trasformata in una fondazione erogativa, quindi quello che tutti abbiamo in testa, io per primo, no? Vado sul mercato, cerco rispetto ai temi che voglio affrontare, seleziono i progetti e erogo. No, siamo appunto operativi, abbiamo fatto noi il progetto, il business case di startup, con il privilegio di non dover generare ricavi per coprire i costi, però appunto l'obbligo di dire tieniti per cortesia al minimo, e mi ricordo grosse discussioni in cui io arrivo a un passato un po' di finanza consulenza dove veramente si discuteva di quale sarebbe stato a 3 anni il costo dell'open badge, che bisognava portarlo intorno ai 20-50 euro, 20 possibilmente. Io contestavo rispetto a quello che è il costo dell'educazione, ma va tutto bene. Quindi queste sono le logiche a cui siamo formati, cioè ci siamo comunque addentrati, e dobbiamo anche adesso trovare fondi fuori. Infatti
viva Dio, di nuovo grazie a ecosistema e a partnership, ad esempio in questo caso la Fondazione Accenture che ha la stessa, devo dire, comunità di intenti, e uno può anche immaginare il motivo, abbiamo messo a terra e partecipato a un bando di Repubblica Digitale, insomma questo magari è più noto a tutti, e ci siamo aggiudicati comunque un bel pezzo di bando, 1 milioncino che è stato forse una delle più grosse assegnazioni che è stata data, ma su un progetto che noi già stavamo testando, tra l'altro con 2 for profit, quindi c'è di nuovo una commissione no profit for profit per farli passare tramite NV8 a dei corsi più specializzati di 12-16 settimane a 2 livelli diversi, quindi sono altri 2 enti, Academy Rapido e Develop, che sono appunto delle for profit, che anche loro intercettato in IT, e quindi tutto questo coperto da bando. Di nuovo un ecosistema dove da soli avremmo potuto fare sicuramente bene, ma con un altro nome così e degli altri operatori si fa, credetemi, parecchio di più. Quindi le risorse sono scarse, è una fondazione che, i bilanci sono pubblici, scusate, li vedete, è una fondazione che ha 1 milione e 2 all'anno, si deve pagare anche le persone, quindi è una fondazione non è assolutamente ricca, quindi bisogna veramente ingegnarsi per fare le cose. Dove beneficiamo? Beneficiamo nell'azienda sulle strutture centrali, no? Quindi servizi legali, servizi amministrativi, abbiamo adesso qua ci sono i miei colleghi dell'area di comunicazione, dell'area degli affari istituzionali, meno male, ecco, in questo senso avere una fondazione di impresa, ma in fondazione me inclusa 3 persone, signori, cioè non 15, 3. E non facciamo solo questo, poi, però questo in effetti non pensate che perché c'è un nome così grosso dietro ci sono risorse infinite, cioè il messaggio vuole essere si possono fare cose meravigliose senza avere montagne di soldi, poi non è che 1 milione e 2 all'anno siano pochi soldi, capiamoci, vanno anche usati bene, però immaginatevi messi insieme un po' di milioncini, centinaia di migliaia di euro, si possono comunque portare avanti progettualità, e l'app da che è stata lanciata era giugno del 21 è già cambiata 2 volte, perché non puoi neanche star fermo in questo mondo, quindi devi vedere come va. È una piattaforma, noi vediamo, scusate, non evidentemente nome e cognome di chi partecipa a proposito di Web3, diffusione dati e quant'altro, privacy, ma noi vediamo i comportamenti dei ragazzi, capiamo cosa funziona e no. Aggiungo, magari non è soltanto una distribuzione completamente digitale, è chiaro che il digitale ci permette di raggiungere molte più persone che non solo sul fisico, stiamo parlando, abbiamo già emesso 16.000 open badge, tra livello 1 e 3, è la somma, quindi non vi sto dicendo sono 16.000 a livello 3, ma sono tanti, ci sono 20.000 ragazzi che hanno iniziato a giocare, i download sono molto di più, per noi non è una metrica, tu puoi scaricare e non usare, quindi non ve la dico nemmeno perché è molto più alta, noi controlliamo da quando in realtà finiscono il primo livello. Per noi quella cosa lì sono 7 livelli, ci riteniamo più seri così che non a dare numeri grandiosi, però devo dire che rispetto a tanti programmi sul fisico, e questo sì, invece abbiamo avuto ragione, dove, credetemi, con tutte le forze che puoi avere e grosse fondazioni bancarie che ci lavorano, quando raggiungi i 200 ragazzi sono grossi numeri, chi lavora su queste sul digitale li moltiplichi. Noi andiamo anche poi sul fisico lavorando di nuovo con queste associazioni che già sul territorio delle selezioni crei dei progetti assieme, utilizzi anche l'app, ma vai su programmi poi a quel punto un pochino più anche psicologici, perché poi se stiamo parlando di NEET vanno riattivati, quindi il terzo settore in questo caso serve, il for profit da solo non ce la fa. Applauso. Ma è un applauso, e tiro anche un attimo le fila del tuo intervento su una cosa, cioè se io mi devo portare a casa 2 o 3 cose tutte calibrate sul Web3, abbiamo parlato di interventi realmente studiati sulla sensibilità dell'utente, perché vedete un esercizio che viene fatto giornalisticamente spesso è quello di dire, forse vi ci siete imbattuti, queste sono le foto che mettono insieme gli stereotipi di bellezza dei determinati paesi del mondo, girano, allora dice questa è la bellezza secondo gli italiani, questa secondo gli svedesi, che è esattamente il tipo di massificazione che bisogna cercare di evitare col Web3, cioè la personalizzazione del tutto etica. L'uso dei dati che avete fatto, tu l'hai detto brevemente, ma è stata accurata, cioè dice noi acquisiamo
dati sulla modalità generale educativa dei soggetti, non sul singolo soggetto, quindi prendiamo degli elementi che sono utili e che sono utili a una comunità molto vasta di persone, che ci consente tra l'altro l'effetto moltiplicatore del digitale. Molti si chiedono: ma questo digitale serve? L'altra cosa è una validazione dei dati che sia reale, perché io ho sentito in tempi di pandemia operatori culturali dichiarare, devo dire con severo sprezzo del pericolo: noi abbiamo raggiunto 60 milioni di utenti. Noi siamo 60 milioni in Italia, tutti. Insomma, mi sembrava un numero quantomeno ottimistico, non voglio dire fantascientifico. Allora, invece già il fatto che il percorso sia calibrato per misurare a che punto del sentiero sei arrivato, credo che sia effettivamente poi una delle lezioni che ci possiamo portare a casa, cioè quello di calibrare una cultura dei dati che sia reale, non il wow factor, ma qualcosa del genere. E ti ringrazio molto. Come vedete li sto proprio usando, no? Cioè, ve lo so scientificamente. A questo punto passiamo a Giorgio Scura, fondatore di Decrypto.org. È un'azienda, diciamo, non è solo un media, per me è un'azienda, poi diciamo ti chiederei di fare una breve panoramica sul tutto, ma diciamo l'elemento che più ci porta proprio all'interno del discorso del Web3 e dell'educazione è che fanno divulgazione mediatica su tutta la filiera dei temi relativi al Web3, quindi tocchiamo di fatto anche gli argomenti di cui parlava Valentino. Dice ci sarebbe bisogno di percorsi di alfabetizzazione diversi, laddove il pubblico non ci arriva ancora, voglio dire auspicabilmente, però il privato effettivamente dà un contributo di senso particolare. Io comincerei a chiederti proprio dalla domanda zero, che sembra la più semplice: mettere online qualcosa non ci vuole niente, mettere qualcosa online che la gente legga è un pelo più complicato. Quali sono i pensieri che fa una persona come te? Forse è utile anche accennare un po' al background, deciderai tu, per immaginare come trattare dei temi che poi non sono così semplici, perché se proviamo a riassumerli in 6 titoli sembrano semplicemente un glossario. Mi sono scelto questa, buonasera a tutti, mi sono scelto questa gatta da pelare. È un'azienda, è un giornale, si chiama Decrypto, quindi bisogna decriptare. Io sono un giornalista, tra l'altro ho fatto, mi sembra 9 anni, ma forse anche di più, a Leggo. Ricordate la Free Press, sembra 50 anni fa, noi avevamo questi articoli, 30 righe, che doveva starci tutto quello della giornata, quindi cercherò di essere estremamente sintetico. Poi dopo Leggo, diciamo, ho continuato a Fanpage, dove sono stato il capo della cronaca fino a 2 anni fa, e poi decriptiamo. Allora, decriptiamo. Ci proviamo, perché è il Web3, detto buttato così, è molto ampio, è molto complesso. Mi riaggancio alla tua definizione giustissima, cercherò di renderla ancora più stringata. Web 1 scrivo, Web 2 Web 1 leggo, Web 2 scrivo e leggo, quindi produco contenuti, Web 3 possiedo. Cioè, questo è il concetto fondamentale, il possesso. Prima su internet non c'è la possibilità di dimostrare il possesso di un bene digitale, eppure di beni digitali ne abbiamo tanti, no? Tutti abbiamo una mail, tutti abbiamo un numero di telefono, delle foto, dei video, sono tutti beni digitali, però non c'è il modo di dimostrare questo possesso. Ecco, fissiamolo lì. Perché adesso c'è il possesso? Perché adesso c'è il Web 3? Perché c'è la tecnologia blockchain, ok? Tecnologia blockchain o registro distribuito, e lo spieghiamo tra un attimo. Nasce nel 2008 con Bitcoin. Bitcoin è forse il vero simbolo di cosa vuol dire possedere qualcosa online e cosa vuol dire un'azienda, diciamo, perché possiamo chiamarla così, non è un'azienda, però come potrebbe essere un'organizzazione decentralizzata, quindi distribuita. Con il Bitcoin è dal 2008, quindi sono 15 anni che la gente in giro per il mondo si scambia questo token, che ha un valore che tra molti alti e molti bassi è cresciuto di cifre enormi. Adesso siamo dopo essere stato sui $70.000, siamo scesi a 15.000, adesso siamo a 26.000, molto volatile, ma comunque ha dimostrato una straordinaria resilienza in questi 15 anni, e Bitcoin non lo regola nessuno, cioè nessuno comanda Bitcoin, è proprio il prodotto più rivoluzionario
innovativo che questa tecnologia ha fornito con Bitcoin. Tutti i giorni persone che non si conoscono si scambiano valore da una parte all'altra del mondo senza intermediari, in tempo praticamente reale e con un pagamento di commissione estremamente basso. È con Bitcoin che nasce la blockchain. Che cos'è la blockchain? La blockchain è un registro distribuito. Ancora più semplice, è un libro su un tavolo dove ci sono scritte delle cose, delle transazioni, dei possessi, quindi diciamo, immaginate ovviamente in ambiente informatico e digitale, però è esattamente questo, c'è la possibilità di avere un registro distribuito, e distribuito vuol dire che non è fisicamente in un unico sito, quindi è distribuito, cioè i computer che appartengono a questa blockchain detengono un pezzettino del dato, un pezzettino dell'informazione. Questo permette a nessuno di intervenire su questo database per cambiare questi dati, e tutti viceversa possono aprire questo quaderno e dire qui dice che Scura e Decrypto hanno questo NFT, oppure hanno questo tot di criptovalute, oppure dichiarano questo documento, andiamo a vedere se è così. Quindi questa è in due parole, diciamo, la rivoluzione che è alla base di tutto il Web 3. Cercherò di non farvi venire il mal di testa, però senza andare troppo nei dettagli. Ovviamente si può andare moltissimo nei dettagli in questo settore, però diciamo che questo è una base. Allora io inizio a capire che Internet non è più in mano a pochi, quindi non è più centralizzato, non ci sono più i server, ok? Ma inizia a essere una vera rete, dove ogni piccolo nodo ha un'importanza, ha un senso, è chiamato a validare i dati, è chiamato a controllarli, è chiamato ad allarmare se questi dati senza una motivazione cambiano. Si chiama blockchain semplicemente perché è una catena di blocchi, e questa architettura, diciamo, informatica permette il fatto che se noi andiamo a modificare dei dati su un blocco, questi non corrispondono più con i blocchi successivi, precedenti, e quindi emerge, diciamo, un problema a tutta la struttura. Vado avanti? Andrei innanzitutto su una piccola precisazione, perché forse non è chiaro a tutti. È una rete di computer. Il bello è che se io tiro giù un pezzo della rete, il resto della rete compensa. Cioè la differenza è questa: se io so che c'è un archivio che conserva i registri notarili, vado, lo incendio, ho vinto io. Se lo digitalizzo e scopro dov'è il server e abbatto quel server, bene, server sarebbe un unico contenitore nel quale fluiscono questi dati, detta in maniera estremamente semplice. Il bello della blockchain è: mettiamo a disposizione ciascuno delle macchine, tiri giù un pezzo della rete e la rete sopravvive comunque. Però la rete reagisce, cioè esatto, nel momento in cui intervieni su quella catena di dati devi essere autorizzato. Quindi immaginate cosa vuol dire questo: qualsiasi tipo di registro di informazione. Qui abbiamo i musei, no? Per esempio i musei sappiamo tutti, hanno molti più pezzi che non possono esporre rispetto a quelli che possono esporre, ma dove sono catalogati? Chi può andare a vedere se sono in un museo, se sono stati dati in prestito, la storia di quel pezzo d'arte. Però diciamo che sulle applicazioni veramente aspetterei un attimo, perché sono infinite. Cioè, se noi capiamo che questo è un'evoluzione di Internet, dell'archiviazione dei dati, dell'uso dei dati sulla rete, capiamo che sta andando a cambiare Internet. E andando a cambiare Internet, in questa società estremamente digitalizzata che viviamo, va a cambiare anche la società. Quindi proviamo a mettere anche altri pezzi. Parliamo per esempio degli NFT. Cioè NFT, un nome un po' sfortunato, non fungible token, che è sostanzialmente un token che non ti puoi scambiare come ci si scambia le criptovalute, che sono invece token fungibili. Ma abbiamo detto token, ogni pezzettino qua forse è meglio che giustamente lo spieghiamo. Il token esiste già nella società ed è la stellina che davano le maestre a scuola per premiare un atteggiamento positivo, perché siamo in un ambiente culturale, senza che ci perdiamo in tecnicismi, è bello anche capire un po' i concetti. Quindi il token in una società come la nostra, dove abbiamo tantissimi meccanismi di
punizione di atteggiamenti devianti o deviati, no? Abbiamo la multa, la galera, l'ammenda, eccetera. Invece sono pochissimi i meccanismi premianti, quindi non si monitora, quindi non si premia, quindi non si studia aziende, singoli, gruppi, associazioni che negli anni hanno un atteggiamento estremamente positivo, ma da qualsiasi tipo di atteggiamento. Consumo poca acqua per i miei processi produttivi. Non c'è un modo di certificarla questa cosa e di premiarla. Faccio tutti i giorni la raccolta differenziata, prendo tutti i giorni l'autobus, mi mantengo in forma e quindi alla lunga peso meno sul sistema sanitario nazionale. Ecco, tutto questo può essere, premiato grazie a questa tecnologia blockchain, perché la certificazione di questi dati, l'immutabilità di questi dati e la facilità che hanno questi dati a interloquire con database diversi permette uno scenario nuovo. Quindi gli NFT, in estrema sintesi, il modo più semplice per spiegarli, sono dei contenitori che noi scriviamo sulla blockchain, che dentro questi contenitori possono esserci beni digitali, asset, canzoni, film, video, foto, parti di un'azione, quindi parti di un'opera d'arte. Cioè dentro questo NFT scritto in blockchain, quindi immutabile, quindi verificabile da tutti, quindi imperituro, possiamo andare a assegnare una proprietà a dei beni, ho visto che lo fate anche nei prossimi giorni, anche una corrispondenza tra beni fisici e beni digitali. Sono concetti ancora un po' teorici, però gli NFT applicati per esempio all'arte, al di là delle speculazioni, al di là delle grandi operazioni di riciclaggio che noi seguiamo, perché il nostro core è un'attività prima di tutto di informazione, di giornalismo investigativo antitruffa, va benissimo, però per la prima volta nella storia possiamo unire un'opera d'arte al suo creatore per sempre. Cioè, è una cosa che comunque dice, in che senso? Sì, perché muoveremo quell'opera d'arte, sarà un'opera d'arte se è accompagnata dal certificato di proprietà in blockchain, NFT o anche non NFT, non è obbligatorio usare NFT o token per usare la blockchain, ma che sostanzialmente certificherà che quell'opera è vera, e quindi quante ce ne sono, quindi 10 opere, 10 NFT, un'opera, un NFT, 1000 opere, 1000 NFT. Tracciamo la proprietà di quell'opera, quindi il wallet, altro termine con cui prenderemo sempre più confidenza, quindi quel wallet a quell'opera d'arte. Vendo quell'opera d'arte, vendo l'NFT. Di più, l'autore di queste opere può agganciare un diritto di rivendita per sempre sulle sue opere. Quindi spesso capita che gli autori di queste opere d'arte muoiano in povertà perché la loro fama li segue e non li precede, e invece così per sempre, quindi anche gli eredi degli eredi degli eredi, si abbinerà che per ogni vendita successiva di quell'opera d'arte correlata all'NFT, l'autore riceverà automaticamente, senza bisogno di intermediari, in maniera istantanea, il 10% di quella vendita. Ecco che iniziamo a avvicinare concetti di finanza, concetti di proprietà, quindi di prezzi, all'arte, in maniera disintermediata, in maniera estremamente trasparente, che è questo uno dei concetti fondamentali della blockchain. Noi come Decrypto ci occupiamo anche molto di musica. Cioè, nella musica è già in corso questo uso di questa tecnologia. Rihanna e Justin Bieber, l'ultimo disco che hanno fatto, l'1% delle royalties, cioè di quello che quel disco guadagnerà, andrà in automatico ai possessori dell'NFT di quel disco. Quindi capite che significa investire sulla cultura, significa investire sulla musica. Allora, l'ha fatto Rihanna, l'ha fatto Justin Bieber perché, cosa vuoi, sono delle multinazionali, per prime hanno il muscolo e la forza per sperimentare e andare e provare, ma nessuno vieta, perché i costi di accesso sono molto bassi, che i cantanti emergenti
possono affidarsi a questa tecnologia. Quindi cedere una piccola parte della loro arte, del loro repertorio, di un disco, eccetera, come proprietà, come atto di proprietà, quindi come un vero e proprio investimento. Immaginatevi Maneskin qua a Roma 3 anni fa suonavano per strada, nessuno si fermava neanche ad ascoltarli, ora sono la band più importante a livello mondiale. Capite che se invece di vendere un CD, che uno si dice, vabbè, il primo CD, avessero venduto un titolo di possesso di quell'arte, probabilmente sarebbero diventati ricchi loro, e forse anche i primi 5.000 che fossero stati così bravi da riconoscere il talento in quei ragazzi straordinari. Quindi mettiamo pezzo pezzo, diciamo, per capire questi concetti. Non so, io direi, per ricucire tutto il discorso poi sul tema dell'educazione, che è quello che diciamo, secondo me emerge un po' una cosa. Giorgio ci ha offerto una panoramica descrittiva estremamente semplificata per i tempi, e non possiamo che ringraziarlo, su una serie di concetti che in realtà, diciamo, andrebbero contenuti in alcuni tomi di enciclopedie, le quali, devo dire, tecnologicamente cade uno scaffale ogni volta che cambia una virgola, come si dice, perché da una settimana all'altra succede qualcosa. Io un pezzetto di domanda brevissimo, che era in un mondo nel quale paradossalmente c'è la possibilità di certificare qualcosa in maniera sicura e fingere qualsiasi altra cosa, perché le stesse tecnologie del Web 3 consentono di creare i deepfake, cioè oggi addirittura ci sono molte società che fanno doppiaggio in automatico, ma non quelli che rubano la voce di altri, semplicemente io vi sto parlando in italiano, l'intelligenza artificiale è in grado di riprodurre me che parlo in inglese, coordinando anche il movimento delle labbra. Quindi, diciamo, non c'è più una verità alla quale siamo educati, quindi andiamo anche un po' oltre il concetto anche di fake news. Giornalisticamente, visto che tu poi parli col pubblico, lo devi informare, l'informazione è un pezzo fondamentale dell'educazione, dell'empowerment, come si può in qualche modo cercare di educare il pubblico a capire quali sono le differenze in questo senso? Perché, e qui ci riferiamo proprio all'esperienza del giornalista. Una volta la credibilità del giornalista era innanzitutto quella che si era guadagnato negli anni, insieme a quella della testata. Oggi tutto questo è messo in crisi dal fatto che, non voglio parlare di cattive pratiche di giornalismo, ma proprio tecnicamente, se qualcuno fa un video di me che faccio apologia del nazismo, se è fatto particolarmente bene, oggettivamente diventa un vulnus e va anche a minare quella catena del valore che tu hai descritto. Quindi qui, senza andare troppo nel tecnicismo, ma una suggestione: qual è il principio su cui possiamo pensare di educare, attenzione, non solo i giovani, perché qui io vorrei fosse chiaro, l'educazione per come l'abbiamo affrontata è dei giovani su certe cose e di noi diversamente giovani su altre, insomma, perché credo che ci sia un punto di mediazione che vada trovato. Però mi interesserebbe molto sapere. Assolutamente. Beh, io prima di tutto non sono d'accordo sulla visione del Web 3, nel senso tutto ciò che è nuovo è Web 3, secondo me non è così. Il Web 3 è l'insieme di tecnologie che nasce sulla blockchain e quindi è molto, diciamo, preciso come indice. Poi le tecnologie che stanno crescendo, l'intelligenza artificiale su tutte, ma anche il metaverso, che, voglio dire, se uno pensa al metaverso, innanzitutto quando uno sta 5 ore su Instagram è stato 5 ore su un metaverso, perché non è molto differente. 1. 2, il metaverso lo immaginiamo appunto cose di usi frivoli, ma capite che ci possono essere usi estremamente importanti, che adesso sta cavalcando anche Meta come claim, no? Quando sta pubblicando il metaverso non è stiamo nella stanzetta a giocare a perdere tempo, il metaverso vuol dire formare degli operai che devono stare a 50 metri d'altezza in un ambiente virtuale perfettamente identico, immersivo, e cercare di abbassare i morti sul lavoro, che ne facciamo 3 al giorno. Quindi questo è il significato di metaverso, ma secondo me forse arriverà in un momento successivo. L'intelligenza artificiale ci siamo già dentro, quindi l'intelligenza artificiale applicata alle fake news è ancora più pericoloso. Vi ricordate il Papa, no? Col Moncler, vero o non vero? Poi vai a vedere Repubblica, ok, allora forse è falso. Ma immaginate quando invece di una foto ne arrivano 1 milione in un giorno, da 100.000 account fake gestiti da bot sui social. Come si fa a difendersi? Eravamo in crisi e siamo in crisi noi giornalisti, figuriamoci un utente. Anche lì serve un registro pubblico distribuito dove solo il Vaticano
ha la possibilità di pubblicare quella foto con una spuntina, come la spunta blu che si sono amaramente venduti via i social attuali, dove si verifica che sulla blockchain ufficiale del Vaticano è pubblicata quella foto, e quindi è l'unica prova provata che quella è una foto vera e tutte le altre sono false. Cioè conviene invertire l'ordine della prova, perché se vai a debancare tutto non ce la farei mai. Cioè, tempo che debanchi 100 ce ne sono altri 100.000 sopra, quindi è proprio una tecnologia fondamentale per la distinzione del vero tra il vero e il falso, quindi, che è poi il ruolo base che dovrebbe avere un giornalista. Quindi per te, se provo a tradurla, perché mi sembra un punto, è più facile educare a usare che non a sbugiardare di fatto, perché se ti insegno a usarla bene o male... È una questione proprio in termini pratici, nel senso, quella vera è una, la realtà è una, tutte le bugie sono tutte copie della realtà, quindi se tu hai la certezza che hai la realtà non ti serve neanche andare a vedere tutte le copie che si possono creare o inventare. Allora, il volano di tutto questo sono i casi d'uso, perché è inutile che siamo qua a spiegare, potremmo veramente parlarne delle ore con i tecnici, eccetera. Quello che noi proviamo a fare, una volta tolto di mezzo appunto chi usa questa tecnologia per fini truffaldini, e ahimè siamo specializzati in quello, è l'uso concreto. Cioè, quando vai da un imprenditore, da un'azienda, da un direttore di un museo, da un direttore di una fondazione, sì, ho capito sto Web3, ma io cosa ci faccio? Cioè, a me cosa mi cambia? Cosa serve? Allora, viviamo i social ancora, ma mostrano ormai i segni del tempo, no? Cioè, uno pubblicizza sui social, ma ormai, come dire, o ci sono grossi budget, o se no, parlo del mio ex giornale, per esempio, che ha 9 milioni di fan su Facebook, ogni volta che pubblicavamo un articolo raggiungevamo 500, 1000 persone, 1500 persone, perché l'algoritmo è regolato così, quindi le tue community sono ostaggio delle piattaforme, te le fanno raggiungere solo se paghi, detto brutalmente. Quindi sostanzialmente lo spazio per invece creare delle nuove community basate su blockchain, che raggiungi, dove ogni volta che tu vuoi raggiungere la community la raggiungi perché è tua, quindi senza intermediari da quel punto di vista, ma dove all'utente, al cliente, al partecipante, allo studente, perfetto, allo studente, gli dai un token, e quindi torniamo alla rewards. Quindi quanto c'è stata la puntata dei Simpson proprio l'altro ieri, che loro sono sempre bravissimi nel sintetizzare e nel mostrare il futuro, poi c'era Bart che era diventato lo studente più in gamba della scuola. Ma perché? Perché se faceva delle cose guadagnava delle stelline, se si comportava bene aveva dei premi. Cioè, questo tipo di atteggiamento piano piano le aziende, le istituzioni, eccetera, lo proveranno a usare nelle community di domani, dove non ci saranno più il fan, ma c'è il super fan, cioè qualcuno che crede nel tuo progetto, magari viene 20 volte l'anno al museo e dice: ma posso trattare uno che viene 20 volte l'anno nella mia azienda nel modo uguale a uno che è venuto per la prima volta? Quindi no. E quindi si creano delle dinamiche anche divertenti, anche di gamification, anche di premio sostanzialmente, no? In qualsiasi micro community. Quindi questo premio tu te lo sei essere potuto guadagnare tramite un investimento, quindi un acquisto, o tramite anche delle azioni. E quindi ti do quel vantaggio se vai in quel determinato posto o fai quella determinata azione. Ultima cosa e chiudo, è una cosa intelligentissima, interessantissima per efficientare e estrarre del valore a cose che esistono già ma non riusciamo a monetizzare. Per esempio, immagino che il museo, ma come il museo e tante altre aziende, abbiano dei momenti di grande affluenza dove probabilmente è tutto pieno e tantissime ore dove invece non c'è nessuno. E allora un biglietto, un ticket in NFT che permetta l'accesso perché poi è un problema che non hanno solo i musei, ma hanno anche per esempio i cinema, i teatri. Il cinema inizio settimana non ci va nessuno, cioè gli spettacoli del pomeriggio o della sera, lunedì, martedì, mercoledì sono vuoti, però il cinema è aperto, paghi la maschera, paghi i film, paghi l'elettricità, stesso discorso per i musei. Allora perché non pensare a una tessera in NFT? Perché NFT? Perché è immutabile, perché non posso falsificarla, perché fa parlare database che altrimenti sarebbe da far parlare a monte e sarebbe un casino. Quindi
chi ha quell'NFT, chi ha quella tessera, può essere un pacchetto che l'ho pagato, l'ho guadagnato, me l'ha regalato il comune, gli hanno dato al figlio a scuola perché andava bene. Giorgio, mi devi perdonare, ma dobbiamo proprio sì, no, perché per quel tipo di, no, scusa, poi mi appassiono. Lo so. Però quel tipo di tessera può essere usata per andare determinati giorni al museo, andare al cinema, magari avere anche il biglietto della metro incluso, oppure un'ora di parcheggio. Insomma, bisogna iniziare a pensare di ancora più fuori dalla scatola, cioè è una tecnologia abilitante, ci abiliterà a fare tante cose. Nel 2008 o 2005 non vedevamo WhatsApp, per esempio, adesso c'è una nuova tecnologia, quelli più bravi useranno con delle killer app e faranno centinaia di milioni. Ecco. Grazie. Emiliano, siamo arrivati a te, mi sembra che, insomma, polo del Novecento. Noi abbiamo avuto anche uno scambio in realtà breve nel ragionare a distanza su quelli che potevano essere i temi di argomentazione. Giustamente io ero partito dalla dinamica e dalla dimensione dell'archivio, perché c'era un punto in particolare che mi interessava, che era ovviamente provocatorio. Giorgio ci ha espresso una parte di tutto quello che si può fare a livello di validazione, documentazione, proiezione, poi se ci mettiamo anche un altro tipo di tecnologia, ma allora a cosa serve un archivio oggi, soprattutto in chiave educativa? E giustamente Emiliano ha risposto alla sollecitazione dicendo: in effetti il polo del Novecento, lo sappiamo intuitivamente, ma vorrei che ce lo dicessi anche un po' tu, ha una proiezione, una propensione molto più ampia, e vorrei sapere come ragiona nella tua descrizione, nella tua sensibilità, un'istituzione di questo tipo sulle dinamiche del Web 3. Beh, grazie. È quasi l'ora della campanella, a un certo punto ho sperato che suonasse, ma evidentemente c'è ancora qualche minuto. È evidente che parlando alla fine la quantità di stimoli e suggestioni sono tantissime, quindi proviamo un po' a dirci alcune cose. Partiamo forse dalla fine, e quindi stiamo più su quello che tu mi chiedevi degli archivi e quindi delle potenzialità del Web 3. Io mi sento di dare solo dei flash. Allora, secondo me c'è un tema importante che è guardare il cambiamento non a partire da quelle che sono le capacità che consideriamo già di avere, e questo riguarda sia chi fa le politiche nel nostro paese, sia noi che poi cerchiamo, nelle condizioni che le politiche ci creano, di fare il lavoro. Lo dico in che termini? Giustamente distinguevate Web 1, Web 2 e Web 3. Una parte della storia delle nostre istituzioni culturali di questi ultimi 25 anni è partire a rincorrere Web 1, perché adesso lo diamo per scontato, ma non c'era prima. Parte Web 2, tutti a correre appresso al Web 2, parte Web 3, tutti disperati a capire cosa sia questo benedetto. Nel frattempo, come avete detto bene, web è sempre web, tutto questo coesiste e continua ad esistere, ed inoltre, per questo io, guardandoci da fuori, pensando ai pubblici a cui ci rivolgiamo, tanti a noi continuano a considerare il sito il punto di riferimento, altri si aspettano che su Instagram ci sia tutto quello, altri stanno ancora su Facebook, quindi la sfida è impegnativa per le istituzioni culturali, perché poi non abbandoni mai nessuno di questi domini di informazione e cerchi di starci dentro, e di starci dentro in un certo modo. In questo, stando più sugli archivi, a me crea una certa ansia. Penso al nuovo piano nazionale di digitalizzazione. Siamo partiti la considerazione è: siccome si può fare, facciamolo, ed è una considerazione soprattutto quantitativa, non abbastanza qualitativa. Quindi faccio l'esempio del nostro bellissimo polo del Novecento. Voi dovete immaginare che il polo del Novecento è un posto assurdo che non può esistere da nessun'altra parte, è un'astronave arrivata a un certo punto e si chiama del Novecento, ma in realtà è del 36.000, perché immaginate che questo luogo esiste da 6-7 anni e ha al suo interno circa 20 istituti culturali che sono presenti nella città di Torino. Come ce li ha al suo interno? È successa una cosa, e questo per me è totalmente folle e straordinario, che queste persone a un certo punto, grazie anche a un indirizzo che la politica, che una visione pubblica e privata ha dato di quel tema, si sono messi a ragionare sulla possibilità di lasciare ognuno il proprio pezzo e costruirne uno nuovo insieme. Cioè,
fisicamente hanno abbandonato le loro sedi storiche, parliamo del Centro Primo Levi, dell'Istituto Gramsci, parliamo di fondazioni importanti nella storia di quella città, e hanno scelto di confluire in un luogo nuovo. E non solo ci sono andati fisicamente abbandonando le proprie sedi, ma ci hanno portato i propri archivi. Quindi noi là oggi custodiamo circa, chi dice 9, chi dice 8, 7, 8, forse 9 chilometri lineari di archivi, che sono il frutto e l'insieme, e quindi siamo una piattaforma, del contributo che ognuno di questi ha messo a disposizione. Sottolineo poi un'altra cosa, sono istituti che hanno al loro interno un rapporto identitario con questi archivi e con la storia che un po' dentro questi archivi è raccontato, perché non è che abbiamo messo insieme il Politecnico, l'Università di Torino, e abbiamo messo insieme spesso realtà che hanno costruito quell'archivio perché ne sono stati parte, come dire, militante, civica, politica, attiva di quella storia stessa. E immaginate che noi abbiamo al nostro interno, per fare, diciamo, per andare su una forchetta ampia, da tutte le associazioni partigiane alle associazioni giuliano-dalmate, che chi capisce un po' di temi di resistenza e di dibattito attuale, e quelli stanno fisicamente là dentro insieme e con una serie di strumenti di cui ci siamo dotati cercano di fare un lavoro che non è solo avere una casa dove stanno questi archivi, ma di fare un lavoro che si pone con ambizione un obiettivo, che è quello di lavorare sulle nuove generazioni, i nuovi cittadini, per favorire la partecipazione alla vita democratica del Paese, considerando che il patrimonio che ci portiamo appresso non sia solo un peso, ma sia un valore. Nel fare questo hanno fatto una cosa Web 2 non male, nel senso che esiste una piattaforma che si chiama Novecentro, che accoglie un buon numero, in base alle capacità che hanno avuto loro di procedere con la digitalizzazione dei loro documenti, un buon numero dei documenti che sono all'interno di questi archivi e che sono quindi consultabili direttamente dall'esterno. Ora c'è un aspetto che volevo richiamare, ne abbiamo parlato, forse lo diamo per scontato, che per me è importante, che è la relazione con il contesto. Quando parlavi di NFT e del legame tra, diciamo, l'autenticità attraverso l'NFT dell'opera, una delle cose su cui noi ragioniamo tanto è nel momento in cui tu hai la possibilità di accedere alla famosa ultima foglia, cioè sei a casa tua, cerchi quella cosa e trovi proprio quella cosa, quanto è alto il rischio che tu perda la capacità di comprendere, analizzare, studiare e quindi utilizzare quella cosa senza avere tutto il contesto che ti conduce a quella stessa. Per questo per noi è ancora importante il rapporto con i nostri archivisti. Devo dire che il Novecentro in realtà viene molto utilizzato con un lavoro, gli archivisti sono diventati dei mediatori culturali, perché sono lì ogni giorno e tu arrivi e nella ricerca che loro fanno, che gli utenti fanno, aiutano gli utenti e cercano di portarli, come dire, a una comprensione che noi consideriamo essere forse migliore, ma in questo c'è anche il fatto che siamo ancora un'istituzione culturale ottocentesca. Questo lo volevo dire perché l'abbiamo sfiorato, nel tuo documento c'era. Il web da quando è nato ha messo profondamente in crisi il ruolo delle istituzioni culturali, perché pre-web il tema era l'istituzione culturale fungeva da relazione tra chi produce cultura e chi fruisce cultura. Tu eri quello che sceglievi, tu eri quello che avevi la credibilità per scegliere, poi magari c'era il critico che diceva bello o brutto, ma col web questa cosa è totalmente esplosa. È esplosa in un periodo, abbiamo creduto che esplodesse in maniera democratica ed iperaccessibile, con il destino di molte piattaforme e dei social ci siamo accorti che non va esattamente così. Ora col web 3 speriamo e riniziamo. Quando tu dici peer to peer, io c'ero a Napster e dico, diciamo, succede un'altra volta. Però il tema, ecco, della relazione del contesto con il contesto è un tema importante che noi non riusciamo ancora a sottovalutare. Mi fermo, già ho detto qualcosa, se tu volevi farmi... Continua, alla fine il bello è che nel dialogo si toccano già diversi punti, quindi non c'è un numero notarile di domande da fare. Poi fra poco ti farei una domanda. Ma... Allora, aggiungo su questo tema dell'ultima foglia e sul tema dell'NFT, che è oggettivamente un'opportunità per gli archivi. Considerate che noi nel possedere questi archivi abbiamo un tema ricorrente con i donatori che ovviamente aumentano col passare degli anni e che hanno evidentemente una grandissima ansia nel lasciare quel patrimonio. Non ci vorrei anche mai pensato. E beh, questo invece, se vuoi, poi ne parliamo, perché è un tema fondamentale, perché tant'è che poi, in termini di accessibilità, le regole, i vincoli che vengono posti, che a volte sono vincoli puramente emotivi, che però gli devi assicurare, come dire, rallentano moltissimo il lavoro di valorizzazione di questi archivi, perché ad esempio in molti casi
abbiamo il vincolo che possono essere consultati solo in determinate condizioni, che parte dei fondi non possono essere consultati se non previa autorizzazione. Poi quello che te li dona cerca di chiarire in vista degli eredi chi dovrà poi dare l'ok a quella consultazione, però ecco, è chiaro che secondo me il Web3 e esattamente il tema blockchain può aiutarci tantissimo a risolvere questo, perché la paura di perdere, come dire, diciamo anche la proprietà, perché poi esattamente quella è una paura molto forte. Paura che secondo me noi su questo ci stiamo appena adesso avvicinando, cresce ancora di più quando l'archivio è un archivio nativo digitale, perché poi noi adesso stiamo ancora lavorando su archivi che sono archivi cartacei, ma ormai capita spesso, è il caso ad esempio della donazione che abbiamo ricevuto adesso, il professor Cordero, una buona parte del suo lavoro è già un archivio nativo digitale, quindi là assicurarsi, io quando ti ascoltavo pensavo esattamente, gli diamo il computer, lo copiano su un hard disk e poi qual è l'origine? Allora segna i metadati, portati appresso i metadati, diciamo in questo secondo me l'NFT è una grandissima opportunità. Salto da un'altra parte, due altri elementi che mi sono sembrati interessanti di tutto quello che ho ascoltato dagli altri, e uno è il tema dell'accessibilità. Il tema dell'accessibilità è come possiamo, attraverso alcuni strumenti che ci dà oggi il web, lavorare in maniera diversa su dare più valore all'accessibilità e aumentare le capacità di accessibilità, ponendoci su questo un quesito per me, un tema importante, nel senso che dare accessibilità vuol dire anche essere non solo aperti, ma essere anche un po' di più attraversabili, perché poi non è semplicemente dare accessibilità, farti vedere qualcosa in un modo per te accessibile, a differenza di perché il tema non è vedere, il tema è come essere partecipe di un'esperienza. E su questo fatto di essere partecipe di un'esperienza mi riporto poi a un elemento che per me resta centrale, cioè perché cavolo facciamo ancora oggi cultura, perché è e quindi da una parte quello che diciamo prima, il tema della condivisione, cioè continua a essere un'esperienza collettiva che non deve essere sincronica, può anche essere fuori, questo va benissimo, nell'essere questo tipo di esperienza secondo me detiene dentro due cose: da una parte che contribuisce a una dimensione, come dire, a aumentare la felicità comune delle persone, a farci sentire felici con gli altri, dall'altra però non deve perdere invece quella spinta a creare disagio, a creare disturbo, come dicono alcuni, perché oggi è importante, è tanto importante avere in mente anche questo, nel senso che poi attraverso la cultura facciamo esperienza di cose che sono difficili, ci avviciniamo all'esperienza della morte, a conoscere l'altro, al dolore, e tutto questo noi pensiamo ancora oggi che, come dire, possa produrre un impatto in termini di maggiore comprensione e compassione, cose che secondo me vanno ancora oggi coltivate, perché poi io dico sempre che non possiamo accontentarci dell'essere convinti di far bene con tanta fatica, perché la fatica è tantissima, e su questo è un altro capitolo che vorrei aprire ma non apro, ma essere, come dire, soprattutto attenti e sensibili a quello che è al di fuori di noi, perché a volte nelle istituzioni culturali tendiamo un po' ad accontentarci nel dire noi stiamo facendo bene, poi il paese va diciamo a ramengo, come dicono da quelle parti, però noi comunque, ecco, diciamo, il nostro porsi dei quesiti partono sempre dal guardare quello che è fuori, e in questo avere anche la tranquillità di misurarci con quelle che sono le scelte che le persone fanno. Quando tu dici 5 ore su Instagram, io lo dico ogni giorno: se vogliamo stare su Instagram dobbiamo stare dentro quel flusso e dobbiamo accettare che ci sono delle regole e un gioco per essere attraenti dentro quel flusso, se no non ci stiamo, non importa, intanto non è che spostiamo il mondo se 500 persone vedono o non vedono il nostro reel, se ci stiamo dentro quella condizione, così come quando costruiamo un programma e ragioniamo se fare l'evento alle 18 o alle 19, lo facciamo tenendo in considerazione che le persone possano scegliere, invece di andarsi a fare l'aperitivo, di mangiare, spero non un hamburger magari vegano, o di starsene semplicemente a casa, perché questa libertà è un valore per il pubblico, mentre se noi la iniziamo a giudicare dicendo certo preferiscono il centro commerciale invece che venire da noi che possiamo farci, facciamo un errore che è abbastanza grave. Infatti adesso io ringrazio tutti quanti, lascerei spazio a eventuali domande dal pubblico e poi eventualmente farei una breve chiusura. Chiaramente se ce ne sono.
Ok, sperando che questo voglia dire che il discorso è stato esauriente e denso, io vorrei sottolineare soltanto una cosa, oltre a ringraziare, intanto sembra un tavolo di poker online, cioè volano bigliettini, il che vuol dire che già qualcosa, insomma, sì, assolutamente. No, è solo lui. No, io li ho fatti. Un bucchero invece, sì, perché quelli E lo ha detto con una punta di orgoglio, io li ho fatti invece. Sì, dopo 1 anno e mezzo ho detto è inutile. Io volevo soltanto cercare di raccogliere le fila 3 minuti, dicendo una cosa che mi ha colpito molto. Abbiamo parlato di tecnologia sostanzialmente applicata alla cultura. Quello che risuonava con diverse sfumature era la componente assolutamente emotiva ed emozionale che bisogna essere in grado di trasfondere all'interno della tecnologia. Cerco di riassumerla proprio per flash, perché sono state dette tante cose interessanti, però vado stavolta in ordine proprio di prossimità. Adriana diceva bisogna avere rispetto dei ragazzi per riuscire ad agganciarli in qualche modo. E quindi la tecnologia è un ulteriore elemento di attenzione, come usare un elemento potenzialmente impersonale come la tecnologia per affrontare un discorso educativo. Giorgio di fatto mi sembra animato dal sacro fuoco del o questo mondo lo capiamo o questo mondo ci mangerà, insomma, se posso permettermi di tradurre anche un po' l'umore che traspare da questo. Valentino, ha gettato lui per primo il cuore oltre l'ostacolo. Di fatto tu hai parlato di un percorso educativo che è partito da te, hai raccontato una cosa che secondo me è importante. C'era la pandemia, io facevo la diretta per condividere umanamente in un momento difficile per tutti qualcosa, portavo con me gli altri di fatto, e lì etruschi, non etruschi, credo che fossero altri compagni di viaggio, ma sostanzialmente c'era stata una riduzione degli spazi che la tecnologia ha aiutato, e credo sinceramente che Emiliano abbia, col riferimento al fatto della carica emotiva che c'è dietro ogni documento, lui dice ok, se qualcuno mi affida dei documenti c'è appunto la paura, ma è una paura ancestrale, profonda del fatto che vadano persi, quindi anche questo è un importantissimo elemento di design dell'educazione all'educazione, cioè quando si parla di design e progettazione, come noi ci relazioniamo e come facciamo a relazionare le cose con gli altri. Io credo che da tutto questo venga fuori come essenzialmente la componente umana nel percorso educativo rimanga centrale, come abbiamo visto come a diverso titolo la parte digitale possa aiutare a fare questo, però in un momento nel quale si dice siamo tutti, ma le professioni culturali non servono più a niente, tutti morti, gli archivi non servono perché c'è la blockchain, il museo che ci vado a fare c'ho lo smartphone, io credo che venga fuori come poi paradossalmente la gente per stare meglio abbia bisogno non solo della cultura in generale, ma di essere educata a ricordarsi di quanto la cultura sia importante, perché di fatto la cultura è la valorizzazione di ciascuno di noi e di quello che possiamo in qualche modo, assorbire e produrre insieme. Io spero, personalmente mi sono divertito tanto, oltre ad aver ascoltato cose molto interessanti, ho preso un sacco di appunti tra l'altro. Vi chiederò, e lo ribadisco, anche un vostro contributo scritto da inserire nella pubblicazione, e poi ci saranno a corredo tutti i contenuti multimediali che l'organizzazione ha predisposto, perché è utile offrire diverse possibilità. Io non posso che ringraziarvi veramente per la generosità, la pazienza, l'attenzione e la cura che avete messo nel dialogare con tutti, e non posso che ringraziare voi della pazienza che avete avuto con me. Grazie. Faccio solo un piccolissimo spoiler, il prossimo appuntamento, tanto voi siete qui, parleremo di VR, di dimensione digital, avremo con noi Ludovico Solima, Valentino Vittori, che non so se si collegherà da New York, sarà con noi, comunque è un artista e anche founder di questo progetto iperimmersivo che sta già nel metaverso, che si chiama oddio, adesso scusate, Isa, ricordamelo, Earth, il progetto di Valentino Vittori. Arcadia Earth, esatto, e poi avremo Pacello, che è la direttrice di STEP, che è il centro dedicato alle tecnologie immersive che ha creato Vodafone a Milano, per cui sarà
Fastweb, scusatemi. Non lo conoscevo. Scusatemi. Dovete scusarmi, la stanchezza e l'influenza che ha creato Fastweb, che ha appunto sede a Milano, quindi saremo proprio immersi in quello che vuol dire poi fare esperienza con realtà virtuale, tecnologia immersiva e che cosa significa anche questo. Solo per dirvelo, perché poi ovviamente vi inviteremo, vi manderemo inviti, informazioni, comunque è uno spoiler, ok? Grazie. Claudio, arrivederci, scusatemi, devo... Vai.